Ed eccoci qui, benvenuti in una nuova puntata sul corso di tiro a lunga distanza in ambito venatorio. Oggi parleremo delle ottiche, delle torrette e delle regolazioni e nel video precedente abbiamo parlato della balistica esterna del nostro proiettile. E iniziamo da qui. Cosa possiamo definire come ottiche? Ovviamente tutti i binocoli, i telemetri, i visori termici, visori notturni, clip-on e quant'altro. Ovviamente i binocoli sono accessori irrinunciabili per localizzare e riconoscere la selvaggina prima del tiro, indispensabili ovviamente in ogni fase di caccia. I telemetri sono irrinunciabili per misurare la distanza del bersaglio e indispensabili ovviamente per la caccia a lunga distanza. I visori termici, i visori notturni, i clip-on e quant'altro sono utili per la caccia crepuscolare o notturna e possono essere usati solo se consentito dalle norme regionali. Esempio, è possibile utilizzare tali accessori per il controllo della specie cinghiale in alcune regioni e province, sia nella fase crepuscolare che caccia in notturna come il controllo. Il mio consiglio è quello di utilizzare sempre un monocolo termico da osservazione che ti permetterà di individuare più facilmente le prede in mezzo alla boscaglia, e è sempre consentito l'utilizzo in quanto non è un accessorio che viene montato sulla nostra arma. Poi abbiamo i cannocchiali da puntamento, ovviamente, che sono indispensabili per il tiro a lunga distanza. Sono da preferire con ingrandimenti variabili, ad esempio minimo ingrandimento 3, da 3 a 18 e obiettivo minimo da 42 a 56 mm per una buona luminosità nelle fasi crepuscolari, alba e tramonto, che sono quelle che più ci interessano in quanto la fauna proprio in questi momenti tende a muoversi. La scelta ovviamente dipende dal tipo di caccia, dalla distanza tipica delle vostre postazioni, dai pesi, dai budget e dalle preferenze personali ovviamente. Sul mercato esistono moltissimi tipi di ottiche che possiamo suddividere in ottiche fisse e in ottiche variabili. Vi sconsiglio l'utilizzo di ottiche fisse e consiglio di utilizzare ottiche variabili. La scelta ovviamente è e sarà legata al nostro budget. Come si definisce un'ottica? Ovviamente si definisce con marca, modello, tipo, unità di misura. Passerei ovviamente al tipo, che viene descritto in questo modo. Ottica, ad esempio, 4-16x50. Cosa significa? Il 4 sta a indicare il minor ingrandimento possibile. Il 16 sta a indicare il maggiore ingrandimento possibile. Ovviamente ci saranno ingrandimenti intermedi che andranno dal 4 al 16. Invece il per 50 sta a indicare il diametro in millimetri dell'obiettivo anteriore della vostra ottica. Poi ci sono i reticoli. Esistono molti tipi di reticoli e si suddividono in reticoli balistici, cioè graduati, e i reticoli semplici, solamente con una croce di tiro. Come possiamo vedere dalle foto, proprio queste qui, quello che dobbiamo preferire è quello graduato, perché ci permetterà di compensare il tiro sia in alto che in deriva, dandoci così la possibilità di effettuare un tiro preciso e etico. Ricordiamoci che non potremmo eseguire il secondo tiro di correzione perché non stiamo sparando a un bersaglio ma a un selvatico, perciò siate esigenti con le caratteristiche delle vostre ottiche e preferite un'ottica che abbia sia il reticolo balistico che le torrette balistiche, così da poter compensare nel miglior modo possibile. Esempio, correggerò per l'arzo con le torrette balistiche e la deriva con il reticolo, la deriva del vento, no? Con il reticolo. In questo modo riuscirò ad utilizzare la mia ottica nel miglior modo possibile, a differenza del poligono che bisogna preferire solamente le torrette, perché abbiamo a fianco a noi uno spotter che ci dirà di dare una correzione a destra di X click, noi imposteremo i click e andremo a effettuare i tiri.
ma noi siamo a caccia, non siamo nelle condizioni ideali, perciò dobbiamo saper compensare sia con le torrette che con il reticolo. E ovviamente parleremo successivamente delle torrette balistiche. Tutte le ottiche ovviamente hanno le torrette di regolazione che possono essere costruite con unità di misura comunemente chiamate mil o MOA. Che cosa sono i mil o MOA? Queste due unità di misura ci aiuteranno a regolare la nostra ottica o a compensare il tiro. Partiamo dai mil. Il mil, abbreviazione di milliradiante, è un'unità di misura angolare utilizzata nei calocchiali d'appuntamento per calcolare la compensazione del tiro e stimare le distanze. Sarà molto generico per rendere il video scorrevole, ovviamente. Quello che interessa a noi è sapere per ogni click a quanto spostamento corrisponde, ovviamente. Sapendo che un 1000 rad equivale a 10 cm a 100 metri, ipotizziamo di essere a 100 metri e la nostra ottica ha delle torrette da 1/10 di mil rad, vuol dire che per ogni click della nostra torretta di regolazione corrisponde a 1 centimetro a 100 metri di distanza. A 200 sarà esattamente il doppio, a 300 il triplo e così via. Facciamo degli esempi per capire meglio come funziona. Ipotizziamo di essere il puntino al centro del cerchio, proprio questo qui, e stiamo mirando l'estremità della linea R, questa qui, e spariamo il primo colpo e il punto di impatto sarà l'estremità superiore dal punto, proprio questa qua. Quindi dobbiamo correggere in alto in quanto il nostro colpo è più in alto al punto mirato. Sapendo la distanza e a quanto equivale un click della nostra ottica, possiamo correggere e tarare la nostra arma. Facciamo dei piccoli esempi, proprio come questa immagine. Siamo a una distanza di 100 metri. Abbiamo la nostra ottica che per ogni click sposta 1/10 di mil rad. Iniziamo la nostra sessione di tiro al poligono per tarare la nostra munizione. Effettuiamo la prima rosata di 4 colpi e, come possiamo vedere, i punti di impatto sono molto in alto rispetto al centro. Dopo una accurata misurazione sappiamo che la nostra rosata è più alta rispetto dal centro di 12 cm. Basterà dividere la distanza, cioè 12 cm, per 1 cm, cioè la distanza che sposterà la nostra ottica per ogni click, e avremo quanti click dare per tarare la nostra ottica, cioè 12 diviso 1 uguale 12 click. In questo modo abbiamo portato il punto di impatto perfettamente al centro del nostro bersaglio. La stessa cosa succede per la deriva. Se abbiamo il punto di impatto laterale, ci basterà misurare lo scostamento, calcolare i click necessari e portare il punto perfettamente al centro. Nel caso in cui il punto di impatto è spostato sia in alto che in deriva, esaminiamo geometricamente prendendo sia la misura in alto utilizzando una livella in verticale che la deriva utilizzando una livella in orizzontale. Calcoliamo i click in base alle due misure e correggiamo sia in alto che in deriva, e a quel punto avremo tarato la nostra ottica. Ora vi lascio un piccolo quesito che potrete svolgere per allenamento sui MIRAD. Siamo a una distanza di 125 metri e il punto di impatto scosta dal centro 35 cm in alto e 15 cm in deriva. Quanti click dobbiamo dare per tarare la nostra carabina? Scrivilo nei commenti, scrivendo il risultato in click ottica in MIRAD. Se la nostra ottica presenta un reticolo balistico, possiamo utilizzarlo anche per stimare una distanza dal nostro bersaglio, ma di questo ne parleremo più tardi. Passiamo ai MOA. I MOA, o minuti d'angolo, sono la misura angolare usata nel tiro per indicare la dispersione o lo scostamento dei colpi rispetto al punto mirato, proprio come i mil. L'unica differenza tra MOA e mil è che il MOA nasce proprio dal sistema anglosassone, perché è basato su yard e inch, a differenza dei mil che sono basati sul sistema imperiale, che è basato sui metri e centimetri. Questo ovviamente poco importa, perché ci basterà sapere per ogni click quanto spostamento correggeremo a 100 metri. Facciamo un esempio. Come abbiamo detto
per un'ottica che presenta torrette da 1/10 di Mirrad e per ogni click sposteremo il nostro reticolo di 1 centimetro a 100 metri, invece per le ottiche MOA ipotizziamo di essere in possesso di un'ottica con torrette regolabili da 1/4 di MOA e per ogni click sappiamo che sposteremo il nostro reticolo di 0,73 cm a 100 metri. Ovviamente 1,6 cm a 200, 2,19 a 300 e così via. Ora vi lascio un piccolo quesito che potrete svolgere per allenamento sui MOA. Siamo a una distanza di 100 metri, il punto di impatto scosta 38 cm dal centro in alto e 19 in deriva. Quanti click dobbiamo dare per tarare la nostra carabina? Scrivilo tra i commenti scrivendo il risultato in click ottica in MOA. Ovviamente vi starete chiedendo: ma posso durante una battuta di caccia prendere carta e penna o una calcolatrice e fare questi calcoli? Ovviamente oggi nel 2025 la risposta è no. Magari in passato i cacciatori, che beati loro facevano già questa tipologia di caccia, si sarebbero preparati una piccola tabella a casa con tutte le misure e le varie correzioni in click da dare alle varie distanze. Ma oggi la tecnologia viene in nostro soccorso ed esistono applicazioni che possiamo scaricare sul nostro computer o sul nostro telefono per chi ha telefoni smart e ci sono delle piccole applicazioni sia gratuite che non, che inserendo pochi dati che dovremo prendere sul posto calcoleranno per noi i click necessari per poter correggere la traiettoria del nostro proiettile e riuscire a ottenere una precisione massima. Ovviamente i dati che dovremo inserire sono se utilizziamo munizioni commerciali e il programma conosce il comportamento della nostra munizione, non ci rimane che inserire la distanza di tiro che normalmente la distanza di taratura, scusate, che normalmente noi cacciatori azzeriamo le nostre armi a 100 metri, la temperatura, la pressione barometrica, l'umidità e infine la distanza esatta dal nostro selvatico. A quel punto la nostra applicazione ci fornirà la caduta in centimetri del nostro proiettile. Se invece utilizziamo una munizione caricata in ambito casalingo, proprio come me, vi basterà aggiungere ai dati elencati prima la V0 e il coefficiente balistico della nostra ogiva, in quanto in questo modo avremo fornito tutti i dati necessari e il nostro calcolatore calcolerà il punto di impatto del nostro proiettile. Nota bene, l'unico dato estremamente fondamentale e il più importante che ci rimane da stimare è il vento, come già spiegato in precedenza nell'ultimo video di questo corso. Ora torniamo sui reticoli e andiamo nel dettaglio su come utilizzare correttamente il reticolo balistico. Dopo una breve spiegazione dei Mirrad e dei MOA, torniamo a parlare del reticolo balistico, così da comprendere il suo effettivo funzionamento. Il reticolo può sostituire totalmente le torrette balistiche, ma per un'accurata precisione consiglio di averli entrambi e di saperli utilizzare al massimo. In questi due disegni di un reticolo balistico possiamo notare che ci sono delle piccole tacche molto somiglianti a quelle di 1 metro. Queste tacche in effetti servono a misurare non una distanza ma un'inclinazione angolare, proprio come spiegato per i Mirrad e i MOA. Le tacche presenti sul reticolo balistico hanno una funzione molto importante: misurazione e riferimento. Servono come punti di riferimento per stimare la distanza, la deriva del vento e la caduta del proiettile. Ogni tacca corrisponde a un'unità di misura in base alla vostra ottica, se è in mil o se è in MOA, che aiuterà il tiratore a calcolare le correzioni senza spostare la regolazione dell'ottica. Compensazione della traiettoria. Quando il proiettile cade per effetto della gravità e dell'attrito con l'aria,